sole è appena sorto sul deserto, quando il colonnello Presti Simone dà un'ultima occhiata all'orologio e poi ordina agli uomini del 132esimo Reggimento Carristi della Divisione Ariete di muovere. Il 19enne carrista Giovanni Secchiaroli ingrana la marcia del suo M13 e inizia ad avanzare insieme agli altri 62 mezzi corazzati. Poco dopo, il comandante della terza Indian Motor Brigade, il generale di brigata Fellows, li avvista e segnala freneticamente via radio: «L'intero Afrika Korps ci sta passando davanti, sembra una parata». Ma non si tratta dell'Africa Korps, bensì dell'Ariete e qualche carro del 21° Panzer. I carri dell'asse avanzano rapidamente verso le posizioni britanniche. Alle 6:40 Fellows ordina di aprire il fuoco. A quel punto i panzer tedeschi della 21esima si defilano e tirano dritto verso il nord, secondo gli ordini di Rommel. Il 132esimo reggimento dovrà attaccare ed espugnare le posizioni britanniche con il solo appoggio dell'artiglieria italiana. Secchiaroli stringe con fermezza i comandi del suo carro, mentre avanza fra le esplosioni delle granate nemiche che cadono tutte intorno ai carri, sollevando colonne di fumo che si mischiano alle nuvole di sabbia sollevate dai cingoli. Giovanni Secchiaroli nasce a Ripe Trecastelle il 2 gennaio 1923. È il minore di 5 figli di Settimio Secchiaroli e di Palmina Mastri. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza a Rocchetta presso i nonni materni e le zie. Solo raramente in estate o durante brevi periodi di festività, come un collegiale, rientra a Ripe presso la mamma ormai vedova o presso i suoi fratelli Gigetto e Aldo, già sposati. Nel 1938, a 15 anni, ritorna definitivamente a Ripe, nella casa materna, con l'intenzione di cercarsi un lavoro. Ha già in animo una meta. Matura in lui un disegno. Appassionato di meccanica, che del resto gli è congeniale, vuole diventare un bravo meccanico. Forse anche l'esempio dei fratelli Gigetto e Franco, che hanno trovato in quell'attività una sistemazione decorosa e soddisfacente, lo ha affascinato. A quell'età ci vuole poco per entusiasmarsi. Ma la situazione non è facile. Emigrare è duro e in paese le opportunità per imparare mancano. Una scritta sul muro della piazza di Ripe pomposamente asserisce: «Per decenni e decenni il popolo italiano ha dovuto emigrare in terra straniera. Ora basta, il popolo italiano vuole lavorare all'ombra sicura del tricolore». Il tricolore però purtroppo non ha altro da offrire oltre alla sua ombra. E così le opzioni per il futuro dei giovani sono l'Africa orientale, la Germania nazista e poco altro. E Giovanni, come tutti i giovani di paese di allora e non solo, vaga per la piazza principale in attesa di un'opportunità. Nel frattempo viene immerso nella istruzione premilitare e la cultura fascista. In questo periodo di attesa ha modo di farsi conoscere ed apprezzare nell'ambito della famiglia in cui era tornato a vivere. Premuroso con la vecchia mamma, servizievole con le cognate Elena e Ione, affettuoso con i primi nipotini, vive per la prima volta il calore della famiglia da cui si era dovuto allontanare da bambino. È di carattere allegro, gioviale, spiritoso, anche se un po' più timido degli altri, forse perché è cresciuto lontano dai suoi. La sua lunga convivenza con persone adulte, i nonni e le zie, lo ha maturato più dei suoi coetanei. E la sua è una timidezza ed una ritrosia che gli vale ancor maggior simpatia e benevolenza. È un po' più campagnolo dei suoi compaesani, ma proprio per questo gli vogliono più bene, perché è più semplice, più sincero e soprattutto più generoso e spontaneo. È difficile scontrarsi con lui, perché affettuosamente condiscendente riesce però lo stesso ad interessare gli altri dei suoi problemi e far apprezzare l'impegno e la serietà che dimostra. È durante questa sua permanenza a Ripe Trecastelle che matura la sua grande decisione.
Per coronare il suo sogno di diventare un operaio meccanico specializzato, si sarebbe arruolato alla scuola militare per carristi di Parma. In quel momento difficile con l'autarchia, quella gli sembra l'unica soluzione per costruirsi un futuro. Mussolini waits until France is reeling under the blows of Germany to stab her in the back. There are few parallels in history to so shameless an act of treachery. But the immediate task is to confound the two tyrants who before, during and since Munich have conspired against the liberties of mankind. Ed è una decisione presa anche con tanto entusiasmo, con tanta gioia, perché oltre a beneficiarne lui, ne avrebbero anche beneficiato i suoi fratelli. Perché con i venti di guerra che circolano, già diverse classi di anziani iniziano ad essere richiamate e con il suo arruolamento dei due suoi fratelli maggiori che avevano famiglia, almeno uno sarebbe restato a casa a sostegno della vecchia madre. Giovanni è capace di una generosità che solo l'età può suggerire. L'affetto per i nipotini, cui già è tanto legato, ha certamente avuto parte nella decisione. In ogni sua lettera dal fronte li ricorda e li nomina ad uno. Fulvia, Vera, Gianfranco, e a loro promette i suoi primi regalini. A quell'età dà soddisfazione sentirsi grandi, almeno con i più piccini.